Oggi, cari ragazzi, vediamo quanto è semplice riprodurre la vite dal tralcio, dal ramo di un anno. Vi dico subito poi che non occorrerà innestare, la piantina che nasce da questo piccolo rametto sarà, come dico io, uguale, identica, spiccicata alla pianta madre. Il miglior periodo per fare questa operazione, per fare questa talea, è gennaio. Quando voi andate a gennaio a potare la vostra vite, farete tanti pezzetti di questi rametti, di questi rami fruttiferi, di questi tralci e potrete fare infinite piante. Adesso andiamo a vedere come si fa, come dico io, per filo e per segno. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina in modo che vi avverte quando carico nuovi video. Se vi piacciono gli argomenti che tratta questo canale, un bel pollice in su. Andiamo subito al video a vedere come si fa. Semplicissima da fare, basta prendere un tralcio di un anno bello vigoroso e dobbiamo prendere 3 gemme, la lunghezza di 3 gemme. La prima gemma, quella che è in basso, la andiamo a tagliare proprio a filo della gemma in questo punto qua e poi andiamo a contare solamente 3 gemme, quindi 1, 2 e 3. Alla terza gemma io starò distante un paio di centimetri facendo un taglio inclinato. Questa è la talea. Prendiamo un vasetto da 12 cm di diametro, riempiamolo di terriccio fino a 2 cm dal bordo, terriccio universale, prendiamo la nostra talea, la posizioniamo al centro e spingiamo in fondo facendo penetrare anche la seconda gemma. Anche la seconda gemma deve stare sottoterra, in questo modo qua. Adesso accostiamo un po' il terriccio, annaffiamo bene in modo molto abbondante. Leghiamo poi il nostro sacchetto e mettiamo in un punto dove ci sia luce ma non sole diretto, come questo qua, in una zona a nord, in una zona in ombra. Quando la nostra talea inizia a fare le prime foglioline, togliamo il sacchetto, lasciamo sempre la talea in ombra. Sono passati 60 giorni, ecco qua la nostra talea di vite come è bella, in salute, fresca e rigogliosa. Teniamola sempre in luce ma mai al sole diretto, facciamola attecchire bene. Sono passati solamente altri 10 giorni e la nostra piantina sta veramente crescendo su, bella, fresca, rigogliosa. Adesso c'è da fare un'operazione importante, un paio di forbici affilate e disinfettate. Dobbiamo andare ad eliminare il piccolo tralcetto, ne dobbiamo lasciare uno solo in modo che cresce su, dritto e perfetto. Semplicissima l'operazione da farsi. Mi avvicino un attimo con la ripresa, prendo un paio di forbici e tolgo il piccolo tralcetto, lascio quello esterno. Adesso sì che potrà crescere su in modo sereno e tranquillo. Sono passati 120 giorni dal momento che abbiamo fatto la talea, siamo ai primi di luglio, guardate che bella piantina, fresca e rigogliosa, ha quasi superato i 40 cm, ma adesso dobbiamo andarla o a trapiantare direttamente in piena terra o la dobbiamo svasare. Questo perché oramai la pianta inizia a crescere molto e l'apparato radicale inizia a fuoriuscire dai forellini e se continuiamo a tenere qui la nostra piantina nel vaso inizia a soffrire, la terra è poca ed anche le sostanze nutritive iniziano a scarseggiare. Allora che dobbiamo fare? Prendiamo un vaso bello grande, almeno da 20 cm e ce la possiamo travasare, oppure se abbiamo un posto dove noi possiamo annaffiarla, possiamo direttamente andarla a mettere in piena terra. Adesso facciamo insieme il travaso, da questo vasetto andiamo a mettere la piantina in questo vaso che è 25 cm di diametro, perché io voglio che la pianta continui a crescere, voglio che cresca bene, perché la andrò a trapiantare solamente a gennaio, l'anno prossimo, direttamente in piena terra. Si prende la nostra piantina, si osservano che le radici non abbiano catturato il vaso, si stringe un po' il vaso e si tira pian piano facendo uscire tutto quanto l'apparato radicale. Guardate qua che belle radici che ha la nostra piantina. Togliamo
qualche vorticità, vedete quanto sono lunghe, non lasciamole troppo avvolte, facciamo in questo modo qua. E adesso andiamo a mettere la nostra vite al centro del nostro vaso e ricopriamo di nuovo con terriccio fertilizzato. Costipiamo un po' il terriccio intorno alle radici, a questo punto annaffiamo bene e riponiamo la nostra pianta in una zona dove c'è una mezz'ombra, non direttamente al sole, facciamola ancora abituare un po', al sole ce la metteremo quando è settembre. Vi saluto a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima, un abbraccio da Pier Giorgio, ciao!